Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Non ho mai fatto nulla del genere prima, ho bisogno di sfogarmi e raccontare quanto accaduto. Ho scoperto che mia moglie mi tradiva proprio il giorno della festa del papà. Non potevo crederci, non l'avevo mai immaginato. Abbiamo 2 figli insieme e sto solo cercando di capire cosa fare. Lei frequenta una classe di Zumba, frequentata principalmente da donne. Mi aveva detto che una delle sue amiche in classe stava passando attraverso un divorzio e che lei la stava aiutando. Non ci avevo pensato molto, fino a quando non ho visto un post su Facebook da una delle amiche di mia moglie, nella classe che diceva «Buona festa del papà a tutti i grandi papà là fuori», e mia moglie era taggata. Ho cliccato sul suo profilo e ho visto che partecipava a un barbecue per la festa del papà in casa di un'amica, ma non mi aveva mai detto che sarebbe andata a un barbecue. Il giorno seguente, che era la festa del papà, mi sono svegliato presto e ho preparato la colazione per i ragazzi, e mia moglie stava ancora dormendo. L'ho svegliata e le ho detto che avevo preparato la colazione. Lei si è alzata, è venuta in cucina, mi ha baciato sulla guancia e ha detto «Buona festa del papà». Le ho detto «Grazie». Si è seduta a tavola e abbiamo fatto colazione insieme. Poi ho aperto i regali che mi avevano fatto i ragazzi e mia moglie. Dopo che ho aperto i regali, mia moglie ha detto che sarebbe andata a fare una doccia e è salita di sopra. Io sono rimasto di sotto con i ragazzi. Un po' più tardi sono salito per usare il bagno, ho sentito la doccia in funzione, quindi sono entrato nella nostra camera da letto e ho visto il telefono di mia moglie sul letto e ho deciso di guardarlo. Ho letto i suoi messaggi di testo e ho visto che stava messaggiando con questo ragazzo. A quanto pare non era l'uomo accanto a cui era seduta al barbecue, era qualcun altro. Stavano facendo progetti per incontrarsi. Sono andato in bagno dove stava facendo la doccia, non ho detto nulla. Non l'ho affrontata, dovevo pensare a cosa fare. Intendo dire, è andata al barbecue senza la sua famiglia. Giusto lì ho deciso che avevo bisogno di chiamare un avvocato per vedere come sarebbe stato il divorzio per me. Ho lasciato la casa e sono andato a casa di mio fratello. E gli ho detto cosa stava succedendo. Lui ha convenuto che dovevo chiamare un avvocato per il divorzio e forse un investigatore privato. Il giorno dopo ho chiamato un avvocato per il divorzio e gli ho raccontato perché stavo considerando il divorzio. Mi ha fatto alcune domande e mi ha detto di venire per una consulenza. Sono andato alla consulenza e abbiamo parlato delle mie opzioni e mi ha detto che sarebbe stata una buona idea assumere anche un investigatore privato. Gli ho detto che mio fratello aveva detto la stessa cosa. Gli ho detto che sospettavo che mia moglie mi stesse tradendo, ma l'unica cosa che avevo erano messaggi di testo e il suo possibile incontro con qualcuno. L'avvocato mi ha semplicemente detto che non era abbastanza come prova. Avevo bisogno di più dei soli messaggi di testo. Avevo bisogno di prove concrete come foto o video. L'avvocato mi ha chiesto dei bambini e gli ho detto che volevo l'affidamento completo. Mi ha detto che sarebbe stato molto difficile, ma non impossibile. L'avvocato mi ha chiesto se ero sicuro di questo e gli ho detto che ero positivo. Non volevo rimanere in un matrimonio in cui mia moglie mi tradiva e non volevo che i miei figli crescessero in una casa divisa. L'avvocato mi ha detto che avrebbe preparato i documenti. Gli ho detto di non preparare ancora i documenti, volevo assumere un investigatore privato per ottenere più prove. Quando l'avrei fatto, allora avrebbe potuto depositare i documenti. L'avvocato ha detto che era una buona idea. Dopo aver confermato con l'avvocato, sono tornato a casa. Mentre stavo guidando a casa, ho ricevuto un messaggio di testo da mio figlio di 18 anni. Voleva sapere dove ero. Gli ho detto che stavo tornando a casa. Mi ha detto che voleva dirmi qualcosa. Gli ho detto che sarei stato a casa tra pochi minuti. Tornerò qui presto e vi farò sapere cosa sta succedendo. Sono mentalmente esausto in questo momento. Aggiornamento. Ciao a tutti, sono tornato da quando ho pubblicato l'ultimo post. Quel giorno, dopo aver lasciato l'ufficio dell'avvocato, ho ricevuto un messaggio di testo da mio figlio.
Mi ha detto che aveva visto sua madre baciare un uomo strano mentre era fuori per l'allenamento di calcio. Gli ho chiesto se ne era sicuro e lui ha detto di sì. Mio figlio ha detto che ha visto un uomo e una donna scendere da una macchina e era sicuro che fosse sua madre. La donna ha baciato l'uomo e poi è risalita in macchina e se n'è andata. Gli ho chiesto che tipo di macchina fosse e lui ha detto un SUV bianco. Non sapeva chi fosse l'uomo. Poi mio figlio mi ha chiesto cosa stava succedendo. Gli ho detto che non ero sicuro, ma che avrei scoperto. Dopo aver parlato con mio figlio, ho deciso di chiamare un investigatore privato perché sapevo che lei avrebbe cercato di negare o di manipolare noi, me e mio figlio, facendoci pensare che fosse stato un errore. Volevo avere delle prove per essere sicuro e poter agire di conseguenza. Ho fissato un incontro con l'investigatore privato quel giorno. Quando ho incontrato l'investigatore privato, gli ho spiegato cosa volevo. Mi ha detto che ci sarebbe voluto del tempo, ma che avrebbe fatto il lavoro. Quando sono tornato a casa quel giorno, mio figlio era già a casa. Quando l'ho visto, aveva le lacrime agli occhi. Il mio ragazzo più giovane non era a casa di un amico. Mio figlio mi ha persino mostrato una foto del veicolo da cui sua madre era scesa. Gli ho fatto immediatamente inviare la foto a me e l'ho inviata al mio investigatore privato. Alcuni giorni dopo, l'investigatore mi ha chiamato e mi ha detto che aveva scoperto chi era l'uomo. Aveva anche delle riprese video di loro insieme. L'investigatore privato mi ha mostrato le riprese video di mia moglie e dell'uomo con cui mi tradiva. Erano al parco a baciarsi, poi sono andati in una camera d'albergo. Aveva delle riprese video di loro che entravano nella camera d'albergo e poi uscivano alcune ore dopo. Dopo aver ricevuto le riprese, ho chiamato il mio avvocato e gli ho chiesto come l'infedeltà influenzasse le battaglie per l'affidamento dei figli. Mi ha detto che di solito non influisce, ma in alcuni casi può. Mi ha detto che i casi di affidamento sono quasi sempre nell'interesse del bambino o dei bambini e che avrei dovuto dimostrare che mia moglie non era adatta per ottenere l'affidamento completo. Di solito i tribunali concedono l'affidamento congiunto. Il mio avvocato mi ha anche detto che avrei potuto cercare di usare la carta dell'infedeltà per ottenere l'affidamento completo, ma non pensava che avrebbe funzionato perché i tribunali generalmente non vedono di buon occhio questa tattica e sarebbe stata una lunga battaglia molto costosa. Dopo aver parlato con il mio avvocato, il mio investigatore privato mi ha chiamato e mi ha inviato una segreteria telefonica urgente. Indicava che voleva incontrarmi subito. Ci siamo incontrati in un Starbucks un'ora dopo. L'investigatore privato mi ha mostrato delle riprese di mia moglie che faceva sesso con quest'uomo in questo SUV bianco. Gli ho detto di procedere e di compilare le riprese per me così che le avrei potuto usare nel divorzio. Più tardi quella sera, quando sono tornato a casa, mia moglie mi ha detto che nostro figlio maggiore la stava ignorando. Dopo che mi ha detto questo, sono andato a parlare con nostro figlio. Mi ha detto che era arrabbiato con sua madre e non voleva parlare con lei. Gli ho chiesto perché e ha risposto che era stanco delle sue bugie e che voleva vivere con me. Gli ho detto di non preoccuparsi, che avrei risolto io e di non dire nulla a suo fratello minore. Pochi giorni dopo ho ricevuto tutte le riprese video dal mio investigatore privato. Le ho guardate e mi hanno fatto sentire male allo stomaco. Non potevo credere che mia moglie potesse fare una cosa del genere a me e alla nostra famiglia. Più tardi, quella notte, mia moglie mi ha chiesto cosa non andasse in nostro figlio. Le ho detto che era preoccupato per le sue prestazioni nel calcio e non era molto loquace. Le ho chiesto se volesse guardare un film e ha detto di sì. Quindi abbiamo guardato un film. Dopo il film, le ho detto che avevo qualcosa da mostrarle. L'ho portata nel nostro ufficio di casa e ho riprodotto il filmato del suo tradimento con quest'altro uomo. Mia moglie ha immediatamente iniziato a piangere e è caduta a terra, in stato di shock. Le ho detto che avevo già fatto domanda di divorzio e che avrei lottato per ottenere l'affidamento completo dei nostri figli. Il suo atteggiamento è cambiato immediatamente dopo che ho detto questo, è diventata combattiva e minacciosa. Mi ha detto che non avrei mai più visto i nostri figli e che se l'avessi combattuta per l'affidamento si sarebbe assicurata che me ne pentissi. Urlava e gridava. I ragazzi sono scesi e hanno chiesto cosa non andasse. Ho detto loro che stavamo solo avendo una discussione e ho chiesto loro di tornare di sopra. L'hanno fatto.
Dopo il nostro grande litigio, ho chiesto a mia moglie di lasciare la casa. Ha detto che non sarebbe andata da nessuna parte, che anche questa casa le appartiene. Dopo quella notte, nei giorni seguenti, non ho parlato con mia moglie. Dormo nella camera degli ospiti e ho spostato tutte le mie cose nella camera degli ospiti. I miei ragazzi non interagiscono molto con loro madre. Oh, alcune persone hanno chiesto cosa fa mia moglie. Possiede un negozio di fiori con un'amica e io sono un broker ipotecario, quindi dubito di ottenere l'affidamento completo dei bambini. Lei è una brava madre, a eccezione della sua infedeltà. Mia moglie ha assunto un avvocato e sta minacciando di combattere per ottenere l'affidamento completo dei nostri figli. Al momento ho fatto domanda di divorzio e sto aspettando che le venga notificato e di affrontare la battaglia per l'affidamento dei bambini, che sarà il prossimo passo. Grazie a tutti per aver ascoltato la mia storia. Voi cosa avreste fatto al mio posto? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima!